Le scale minori si possono imparare in 30 minuti? Secondo me sì, e ho formulato una tecnica che funziona alla grandissima e oggi te la spiego in questa pillola. Ciao, io sono Emanuela Vitali, sono una sassofonista, una clarinettista e una formatrice. Seguo persone che vogliono iniziare a suonare, che già suonano o che vogliono perfezionarsi, con lezioni one-to-one, con corsi e con video lezioni. Quando parliamo di scale minori, entriamo in un campo minato, perché di scale minori, come sappiamo, ce ne sono diverse tipologie. Ci sono le scale minor jazz, ci sono le scale doriche, le frigie, le eolie, le armoniche minori, insomma ce ne sono diverse. E quando si iniziano a studiare scale minori, a volte arriva la demotivazione perché dice sono talmente tante che è difficile memorizzarle. Perché che cosa vuoi? Aprire il libro ogni volta per andare a vedere la diversa tipologia di scala che devi suonare e suonarla? Non è possibile questa cosa, perché quando improvvisiamo noi non è che per ogni scala possiamo andare ad aprire il libro, giustamente. Ho formulato il cosiddetto metodo delle radici, che secondo me funziona alla grande e i miei allievi in pochissimi giorni e con pochissimo tempo quotidiano dedicato alle scale le imparano, che è una bellezza. Oggi vediamo come memorizzare le scale minor jazz, le scale doriche, le scale eolie e le scale minori armoniche, con un sistema che funziona veramente molto bene. C'è un però. Quando io devo imparare le scale minori, se voglio applicare il metodo delle radici, devo conoscere benissimo almeno le scale maggiori. Perché se io non conosco la scala maggiore e non ho idea di quali gradi compongono la scala maggiore, devo lasciar perdere. Prima imparo le scale maggiori e poi imparo le minori, perché se non ho il fondamento, giustamente non può funzionare. Conoscere le scale maggiori non vuol dire apro il libro delle scale maggiori e le suono. No. Conosco le scale maggiori vuol dire le faccio con una certa tranquillità. Per esempio, Fa maggiore, Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi, Fa. Fa diesis maggiore, Fa diesis, Sol diesis, La diesis, Si, Do diesis, Re diesis, Mi diesis, Fa diesis. Cioè, devo saperle veramente molto molto bene. Non mi devono venire dubbi su una scala di Re bemolle. Devo essere sicuro o sicura di arrivare alla scala di Re bemolle e dire Re bemolle, Mi bemolle, Fa, Sol bemolle, La bemolle, Si bemolle, Do, Re bemolle. Devo essere sicura, perché se ho dubbi non funziona assolutamente. Un'altra cosa molto importante perché il metodo delle radici funzioni è che io sappia perfettamente quali sono il sesto e il settimo grado della mia scala, perché altrimenti non funziona. Perché nelle scale minori il sesto e il settimo grado vengono manipolati per avere determinati tipi di risultati. Quindi se io non so qual è il sesto e il settimo grado di quella scala, è utile che mi concentri un pochino per individuarli facilmente. Un'altra raccomandazione fondamentale è pensare che per applicare il metodo delle radici penso sempre alla numerica della scala maggiore, alle note della scala maggiore, ok? Quindi facciamo l'esempio: Do, quinto grado, Sol, sesto grado La, settimo grado Si. Se io dico per esempio 7 bemolle, sarà Si bemolle. Se io dico sesto bemolle, sarà La bemolle. Quindi sempre in riferimento alla scala maggiore, che poi detto fra noi è pure molto più semplice. Il metodo delle radici si sviluppa in 2 step. Il primo step è creare la radice della scala, che quella è uguale per tutte le scale, che siano doriche, che siano eolie, che siano minori armoniche, quella è uguale per tutte quante. Quindi il primo passo è studio le radici. Come si fa a studiare le radici delle scale? È molto molto semplice. Prendo la numerica della scala maggiore, 1, 2, 3, 4 e 5, e abbasso il terzo grado, quindi la numerica della radice è 1, 2, bemolle 3, 4 e 5. E questo lo vado a esercitare benissimo in tutte le tonalità. In allegato a questo video, se entri nella cartella di materiale di teoria e armonia, troverai un PDF dove c'è scritto tutto, in tutte le tonalità, con tutte le scale, quindi non ti preoccupare. Facciamo l'esempio di Do. Do maggiore ha come primi 5 gradi Do, Re, Mi, Fa e Sol. Giusto? Cosa devo fare? Abbasso il terzo grado. Quindi faccio diventare il Mi bemolle, no? Quindi sarà Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol.
e questo principio lo vado ad applicare per tutte le tonalità. Se hai bisogno di un supporto, nel PDF sono tutte scritte, quindi non ci sono problemi. Però è un supporto, non è che le scale e le radici le devi studiare di là, è giusto per capire se hai capito bene, se hai fatto bene. Ovviamente va fatto tutto a memoria, perché senza memoria non andiamo da nessuna parte. Mi raccomando, il pezzo di carta non deve essere una stampella a cui ogni volta mi devo aggrappare, deve essere un ausilio, un aiuto. Mi raccomando, questa è una cosa molto importante. Studiamo un po' di radici insieme e poi le altre te le fai da solo o da sola. Radice di Do. Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol. La suono? Ovviamente nello studio posso sbizzarrirmi e mettere ritmi diversi, combinazioni diverse, non c'è nessun problema. Salire come primo passo, poi scendere e salire. Prossima tonalità, Fa maggiore al Si bemolle in chiave e abbassiamo il terzo grado che è La facendolo diventare La bemolle. Quindi sarà Fa, Sol, La bemolle, Si bemolle, Do. Prossima tonalità, Si bemolle. Si bemolle ha due bemolli che sono il Si e il Mi, in più metto il terzo grado bemolle che è Re bemolle. Quindi il Re lo abbasso e lo faccio diventare Re bemolle. Ancora un passetto insieme, Mi bemolle maggiore a tre bemolli, Si, Mi e La, in più abbasso il terzo grado di Mi bemolle che è Sol, facendolo diventare Sol bemolle. Quindi sarà Mi bemolle, Fa, Sol bemolle, La bemolle, Si bemolle. Se sei arrivato a questo punto del video, evidentemente le scale minori forse ti interessano davvero. E allora ti chiedo di farmi un regalo, un piccolo regalo che per me è davvero molto importante. Iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, lasciarmi un like o lasciarmi un commento. Perché è così importante fare queste tre cose? È molto importante perché così l'algoritmo reputa che i contenuti sono utili, che piacciono e quindi li propone a sempre più persone e proporli a sempre più persone mi aiuta a crescere. Un piccolo gesto di gentilezza che puoi fare nei miei confronti e che mi può aiutare davvero moltissimo. Grazie mille. Una volta che abbiamo imparato benissimo le radici, e potrebbero volerci anche dei giorni per impararle benissimo, giorni o settimane, chi lo sa. Dipende dalla concentrazione, dipende dal tempo di studio, dipende da tanti fattori diversi, però poco importa perché poi alla fine l'importante è il risultato. Che uno ci arrivi in una settimana e un altro ci arrivi in 2, alla fine il risultato è lo stesso, quindi non è che ci dobbiamo stressare perché ci mettiamo troppo poco tempo. Ognuno ha le sue tempistiche e va bene così. Quando incominciamo a parlare delle scale minori, incominciamo a comprendere che le scale hanno la radice comune, tutte le scale minori hanno la radice in comune, ma hanno modifiche al sesto e al settimo grado. Quindi mi basterà fare la radice più la modifica del sesto e del settimo grado o la non modifica del sesto e del settimo grado per ottenere le scale che mi interessano. Io consiglio di studiare le scale in questa progressione: scale minor jazz, scale doriche, scale eolie e scale minori armoniche. Partiamo dalla scala minor jazz. Radice 1, 2, bemolle 3, 4, 5, 6 e 7 sono diatonici alla scala maggiore. Quindi 6 e 7 non li modifico. Quindi sarà Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si, Do. Nel PDF le trovi tutte scritte. Suoniamo la scala di Do, così ne sentiamo il sound, che è sempre una cosa molto importante quando si studia. Sentire come suona una scala è molto importante.
Carina, vero? La scala minorica ha sempre la stessa radice, quindi 1, 2, bemolle 3, 4 e 5. Ha il 6 diatonico alla scala maggiore di riferimento, quindi in questo caso il 6 sarà il La normale della scala di Do, ma ha il bemolle 7. Quindi la sua numerica è 1, 2, bemolle 3, 4, 5, 6, bemolle 7. Facciamo l'esempio di Do dorico. Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si bemolle, Do. Facile. Io la scala dorica proprio la adoro, mi piace un sacco, veramente. Passiamo alla nostra terza scala, la scala Eolia. 1, 2, bemolle 3, 4, 5, più che cosa? Andiamo a vedere che cosa. Bemolle 6 e bemolle 7. Avrà la numerica 1, 2, bemolle 3, 4, 5, bemolle 6, bemolle 7. Andiamo a vedere in Do da quali note è composta. Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle, Si bemolle, Do, che guarda caso sono le alterazioni della scala di Mi bemolle maggiore, di cui Do è il relativo minore. Quindi il ragionamento funziona. Ultima ma non meno utilizzata, questa è un'altra scala che a me piace tantissimo, la scala minore armonica. Radice sempre uguale, 1, 2, bemolle 3, 4, 5. Cosa ci mette la scala minore armonica? Bemolle 6 e 7 naturale. Facciamo l'esempio di Do. Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle, Si naturale, Do. Proprio quel Si naturale gli conferisce il suo particolare sound che è molto molto bello. Quindi, ricapitolando, scala minor jazz, scala minore dorica, scala minore Eolia, scala minore armonica, io ho notato che i miei allievi, quando spiego le scale minori in questo modo, le imparano molto più velocemente, si divertono anche molto di più, perché nelle varie combinazioni si divertono a sentire anche le differenze fra il sesto e il settimo, insomma è una bella cosa. Sono sicura che potrà essere molto utile anche a te per aiutarti nello studio e per poter memorizzare le scale in maniera più divertente e più facile. E niente, io per oggi ti saluto e ti do appuntamento alla prossima pillola di teoria e armonia. Ciao ciao!